che adesso si vede un po' di più, quello là illuminato è l'alberghe, il bar dell'albergo Castelligno, e lì è solo il bar, l'alberghe è da tutt'altra parte, tipo a 1 chilometro di distanza, infatti per la cena e la colazione vi portano in auto, vi portano e vi vengono a riprendere. Noi abbiamo scelto l'alberghe precedente che era 1 chilometro e mezzo prima perché era tutto lì, non c'era bisogno di questi viaggi. Dietro la curva, dove sta andando Giulia, c'è la biforcazione Finisterre-Muxia. E qui in mezzo a questa rotonda da superstrada c'è il bivio, a sinistra Fisterra 29 km 693 metri, a destra Muxia 26 km 589 metri, per cui noi ora andiamo a destra, là c'è il segnale pedonale. Ok, c'è la luce, messo via la fila frontale, abbiamo tolto anche la giacchina perché faceva troppo caldo. Dietro di noi ci sono dei nuvoloni spaventosi verso Finisterre e invece verso Muxia il tempo sembra messo leggermente meglio, però basta che cambi un attimo il vento, sapete che ci possiamo ritrovare in una situazione peggiore. Però la discesa su asfalto, però penso che più avanti taglieremo un pochino sulla destra nei prati, ho guardato un po' la traccia su Gronze. Sì, in effetti dopo la prima tappa fantastica le altre tappe si stanno rivelando un pochino asfaltose, non lo so, siamo partiti molto entusiasti per questo cammino di Finisterre, ma l'entusiasmo si sta un po' spegnendo, non so, la stanchezza forse accumulata dal cammino portoghese fatto in solo della costa fatto in solo 9 giorni. Allora, la strada corre là sopra, forse si riesce a vedere il guardrail, sì, eccolo là, e noi siamo scesi a fianco, meno male, dai. Vediamo un pochino quanti di questi bei tratti sono anche ombreggiati, adesso non c'è il sole, oggi non sarà una giornata calda come quelle passate, però un po' d'ombra fa sempre piacere. Una cosa che non abbiamo ancora visto qui in Spagna è la mattina presto animali selvatici attraversarci il sentiero, la strada. In Italia ci è capitato parecchie volte. Qua si vede che la fauna selvatica non è così, diciamo così, presente. Si vede che non hanno il problema dei cinghiali come in Italia, beati loro. E ancora i nostri amici eucalipti. Non dirò niente sulle nuvole, dirò solo che di là c'è Finisterre, mentre di qui c'è Muxia, perché poi zitto zitto, shhh, che qualcuno mi accusa di buffarmela sempre. 23 km e 4 Muxia e un freccione contenitore, carino. Se gusta come cresson di iscriverli al caminandoporlestrellas.shop.es, un artigiano locale. Guardate questa costruzione moderna, tutta nuova, è l'albergue municipale. È l'albergue municipale di questo paese qui. Non so quanto verrà usato perché quanta gente verrà sul cammino di Muxia da questa parte, ma caspita. È il paese grosso, qui dipendono tutti gli altri paesini che abbiamo attraversato oggi, compreso dove c'era Ologoso, dove c'era il nostro alberghe. Però grosso relativamente. Vabbè, vediamo se troviamo un bar, ma qualche dubbio. Il tempo purtroppo sta volgendo al peggio. E vabbè, io però non l'avevo detto, è colpa mia, non mi sono guffato stavolta. E siamo fortunati perché a quanto pare oggi per un bel tratto sarà questa alternanza di sterrate nel bosco di eucalipti. Qui c'è anche qualche quercetta anzi,
e poi ogni tanto passaggio su asfalto per attraversare le strade principali. E niente, adesso finché non scendiamo verso le città della costa continueremo così. Molto bello e rilassante, dai. Dubito che incontreremo altri camminatori oggi, perché tutti quelli che erano all'alberghe con noi oggi andavano a Finisterre. Noi avevamo già prenotato e pagato Muxia, non potevamo modificare il nostro programma a meno di non perderci i soldi. Francamente ho detto, vabbè, pazienza. Li incontreremo alcuni a metà probabilmente dell'ultima tappa, perché loro andranno a Muxia e noi andremo a Finisterre. A metà ci incontreremo, ci saluteremo per l'ultima volta. Allora, ho una notizia buona e una cattiva. Quale vuoi prima? La buona. C'è un bar fra 4 km. 4 km? Sì. La cattiva? E sono 4 km di asfalto, Giulia. No! Dai, dai, cammina, cammina! No! Vai, vai! Stiamo avvicinando al bar, lo sento, è là davanti da qualche parte. Non è che ci sia molto a vedere in queste cittadine, magari qualche cappelletta diroccata, lì rimane solo il campanile, mi sa. Qualche camminatore l'abbiamo incontrato, perché non tutti vanno a Finisterre, la maggior parte della gente prosegue dritto per Finisterre, però qualcuno va prima a Muxia e poi a Finisterre, perché pare che da Muxia a Finisterre sia più dura che da Finisterre a Muxia. Io ho controllato, in realtà la pendenza, diciamo il dislivello in salita e discesa è identico, valgono 10 metri, però diciamo che da Muxia a Finisterre la salita è più breve, per cui è più tosta, perché stesso dislivello in meno spazio vuol dire pendenza maggiore, tutto lì, dove noi ormai abbiamo portato così e andiamo avanti. E ora abbiamo questo bel tratto adesso in salita, poi sarà in discesa nel bosco, che ci porterà fino a Quintans, che è già, o Quintanas, non so, è già nel territorio di Muxia, e da lì a poco potremo vedere già l'oceano. Mancheranno ancora tanti chilometri, però con l'oceano. Comunque è bello. C'è un'umidità che si taglia col coltello. Non c'è fuori sole, ma stiamo sudando come dei babbuini. Che è un altro animale che ha problemi di sudorazione. Infatti grosso consumatore di deodoranti in stick, il babbuino, come tutti ben sanno. Ma cosa stai dicendo? Non lo so cosa sto dicendo. È l'umidità. La chiesa di San Isidro a Quintans è una delle poche chiese dove abbiamo trovato il timbro, che sui cammini spagnoli il timbro è faccenda di bar, alberghe e roba varia. Ma cosa vedo laggiù? Un granaietto galiziano in chiesa. Chi fa la nanna lì? Guarda che nanna che sta facendo quel micetto lì. Siamo a Quintans, che è il tipico villaggio galiziano, rurale, con i suoi granai fino in centro al paese, però aveva la chiesa di San Isidro con il timbro. Apprezzabile, dai. Siamo a poco più di una decina di chilometri da Muxia. Lo pronuncerò in tutti i modi possibili, tranne quello giusto ovviamente, abbiate pazienza con me. Penultimo giorno di cammino e il ritorno del Cappuccetto Rosso. Oggi piove, per cui c'è il battesimo del poncio, anche per questo cammino. Va bene, dai. Siamo a pochi chilometri, poco più di 8 chilometri dall'arrivo. Abbiamo fatto un vecchio sentiero praticamente in disuso, che era ancora segnato. Io ce l'avevo sulla traccia statica di Locus Map. Dovrebbe averci fatto tagliare 1,3 km, anche perché piovendo, se anche dall'altra parte si riusciva a buttare l'occhio su qualcosa di interessante, non si vede niente perché è tutto nuvolo e pieno di nebbia. Adesso si continua al lato della strada, ma c'è la carreggiata separata un pochino più avanti. Quella là, anche se si vede poco, è un'insenatura dell'oceano. Solo che con questo tempo, ragazzi, come fate a distinguere dalle nuvole?
Questa è l'area fluviale del Rio Negro e questi sono i mulini. Praticamente vi fa fare una direzione inutile solo per passare di qua, per farvi vedere questo mulino, perché in realtà si poteva andare dritta, si poteva andare dritti sulla strada. Infatti adesso stiamo ritornando sulla strada che abbiamo appena lasciato. Poco senso, però boh. Non è che ci siano pannelli informativi, notizie storiche, culturali o quant'altro. Per ora ha smesso di piovere, i ponci li stiamo tenendo su per far asciugare, stiamo salendo al monastero di Moraime. Monastero di Moraime dell'XI secolo, che però è chiuso. E vabbè, pazienza, lo vediamo da fuori. Giulio gli aveva chiesto un attimo fa, ma secondo te può ricominciare a piovere? Gli ho detto, ma probabilmente no, e infatti sta piovendo. Ma perché mi chiede queste cose che poi mi autogufo da solo? Perché mi chiedi queste cose? Perché mi chiedi previsioni del tempo? Stiamo iniziando a percorrere la punta di terra su cui c'è Muxia. Insomma, il tempo è quello che è, adesso più che la voglia di camminare c'è la voglia di arrivare, francamente. Per mettersi qualcosa di asciutto e riposarci e mangiare qualcosa. Ed ecco laggiù Muxia, o Muscia, non so, Muscerina, non so come si chiami. E ora non resta che scendere giù e arrivare all'albergo. Si sente il rumore delle onde dell'oceano, solo che la giornata non è delle migliori per arrivarci, peccato. Abbiamo l'albergo a 30 metri dalla spiaggia, 2 km e 2 dell'oceano. Se non c'è troppo vento, io oggi, costi quel che costi, faccio il bagno. Porca maremma. Sembra disabitato da qui. Ah no, si muove, ho un'auto, visto, un'auto che si muove, altrimenti dà proprio questa impressione di essere abbandonata. Il ritorno delle passerelle come sul cammino portoghese della costa, ma soprattutto sulla senda litorale. Solo che il clima è leggermente diverso da quello che abbiamo trovato sul portoghese. Va bene, adesso arriviamo là e poi prima di arrivare in centro taglieremo verso il nostro albergo e andare a risistemarci e poi vedremo cosa fare, perché l'albergo, guarda caso, è vicino alla spiaggia e in una giornata così bella non lo vuoi fare, tuffo nell'oceano. Siamo all'albergo Muxia Mar e allo stesso prezzo del dormitorio c'è una stanza tutto per noi, io e Giulio con i piedi appesi perché le fanno male. È uscito un po' di sole, yeah! Domani mattina partiremo da qua, andiamo giù in spiaggia, va? Oh, vediamo lì, ecco lì sembra un buon posto per mettermi in acqua, è un po' bassa però vediamo se riesco a nuotare un po'. Il ciclo oceano tu mi hai provocato e io vado in acqua, vediamo se il nostro pellegrino riesce a buttarsi in acqua e quindi non ci si bagna. Andiamo. E com'è? Ci dica. È fredda. È fredda? Io non ho mai detto che quando arrivi che piove e poi vai in acqua, l'acqua si è fredda. E non riesco a riprenderle da qui. Va bene. E niente, non si può fare il bagno. Spengo? Ciao. Eh? In acqua ci sono stato, per cui adesso posso mangiare. Poi per 3 ore non posso più tornare, vero? Sì. Certo. Un ricco spuntino in riva all'oceano. Siamo a Muxia, quella è Muxia. Il nostro albergo è lì dietro, a 30 metri dalla spiaggia, per cui
posizione strategica e un bel albergo, si stanno trattando bene per ora, per cui ottimo. Che avete da guardare voi gabbiani? Noi si mangia ma non vi starà nulla, eh. E ora che ho mangiato è uscito il sole e brucia addirittura, solo non è che posso entrare in acqua, già era ghiacciata prima che ero lo stomaco vuoto, figuriamoci adesso lo stomaco pieno. Adesso ci rivestiamo, andiamo a fare la doccia, ci sistemiamo, poi andiamo a ritirare il certificato di Muxia, la Muxiana, perché se da Santiago andate a Muxia o a Finisterre o a entrambi potete richiedere questi due certificati, la Muxiana e la Fisterrana. Io sono a Muxia e proviamo a richiedere la Muxiana. Il nostro albergo è sempre lì, andiamo. Non sembra neanche la stessa giornata, è questo che è incredibile. Sembrava una giornata destinata a concludersi male, con una pioggia, freddo, è uscito un sole che brucia, sono riuscito a pucciarmi un po' nell'oceano. Questo è il seccadero del Congrio, dove facevano essiccare il pesce. Pare che ieri a Muxia ci sia stata la festa grande e noi ovviamente arrivando solo oggi ce la siamo persa, vediamo solo i detriti della festa che stanno smontando un po' tutto. No, andiamo fuori sull'altra spiaggia, andiamo a vedere il chilometro zero. Dove esserci anche il chilometro zero e là la nebbia che sta arrivando. Un po' surreale, pieno di gente. Qui il santuario si sente cantare da dentro, qui stanno celebrando qualcosa. Guarda là, cosa, il banco di nuvole, la nebbia che arriva dal mare. Cos'è che erano? Marinai zombie che attaccavano la città nel film The Fog. No, è veramente molto mutevole il tempo qui a Muxia. Stamattina siamo arrivati sotto la pioggia col poncio, ha smesso di piovere, il tempo di andare su in stanza, in alberghe e di uscire, c'era fuori un sole, siamo riusciti anche ad andare in spiaggia a bagnarci un po'. Poi un caldo incredibile e adesso è cambiato di nuovo, nuvole e nebbie che arrivano dall'oceano. Vabbè, immagino che in questa località il tempo sia così. Vediamo domani cosa ci serve a Finisterre, perché domani ultima tappa dei nostri due cammini spagnoli di quest'anno. Sei triste? Così, no? In realtà abbiamo cambiato abbastanza, ci sta adesso tornare a casa, è bello tornare a casa, e poi tornare a casa, stiamo qualche giorno e poi si riparte, perché comunque noi abbiamo il kayak da sfruttare, se poi si offende, mi ha già mandato i messaggini, dove sei con un'altra barca, vabbè, niente, la storia col kayak è così, è complicata. Questa invece è la chiesa parrocchiale, che però è rigorosamente chiusa. Proprio a ridosso di una roccia con il campanile separato a cui si può accedere da comode scalette. Il campanile e la chiesa, e lì da dove sono salito. Adesso chi fa scendere? Sotto là uscire.